tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa canotta su misura. È fatta con la tecnica del top down. Infatti siamo partiti dall'alto creando le spalline e il bordo per il davanti e per il retro. Con la lavorazione raglan siamo riusciti a fare lo scollo e poi abbiamo lavorato il davanti e il retro separatamente, facendo degli aumenti chiaramente per il seno e comunque lavorando il retro uguale al davanti. Poi abbiamo avviato a nuovo delle maglie per creare la nostra circonferenza e abbiamo iniziato a lavorare in circolare tutto il corpo. Chiaramente da una certa altezza abbiamo la possibilità, se ci serve, di fare degli aumenti per arrivare all'ampiezza dei fianchi. Io l'ho realizzata così, abbastanza cortina, perché mi piaceva proprio metterla con queste gonne e quindi volevo, avere questa vestibilità. Chiaramente, visto che è fatta su misura, voi potete sceglierla, quindi averla più ampia, più lunga, un po' più accollata, lì poi man mano nel tutorial vi spiegherò come fare. Chiaramente vi spiegherò tutte le tecniche nel tutorial, però se volete video dedicati, perché magari non le conoscete, li trovate qui sotto nel box informazioni. Comunque adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto Alma della Tessiland. È un filato composto dal 70% di cotone, il 20% di viscose e il 10% di lino. Pesa 100 grammi ed è lungo 300 metri. Qui consigliano i ferri del 5 o del 6, ma lì dipende dalla vostra mano. Per cui io vi consiglio di fare un campione di 10 cm per 10 cm e verificare con quali ferri avete la tensione corretta di 22 maglie per 26 ferri. Io, per avere appunto la tensione corretta, ho bisogno dei ferri numero 5, però mi servono anche dei ferri di mezza misura inferiore, quindi il 4,5 per l'inizio del lavoro. Poi vi farò vedere il perché. Come cavo vi consiglio un cavo da 80 cm, ma visto che poi dovremo mettere in attesa delle maglie, o potete prendere del filo di scorta e utilizzare appunto del filo così per metterle in attesa, oppure potete utilizzare un altro cavo. In questo caso basterà un cavo da 60 cm. Poi ci servono dei marcatori ad anello, un contagiri, e anche questo ve lo consiglio perché è molto comodo, è stato creato apposta per essere appeso ai ferri circolari, così ogni volta non dobbiamo creare catenelle o comunque asole per infilarlo nel lavoro. Un metro da sarta, delle forbicine e un ago da maglia. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Come prima cosa, con il metro da sarda dobbiamo misurare la circonferenza della nostra testa. La mia è di 56 cm. A questi centimetri va aggiunto un 25%, quindi più 25%, e arrivo a 70 cm. Chiaramente queste sono le mie misure, voi lo farete sulle vostre. Questo numero però determinerà la scollatura, chiamiamola così, della vostra canotta. Quindi se la volete più scollata aggiungete delle maglie in più per quanto riguarda le spalline, se la volete meno scollata aggiungete qualche maglia in meno. Comunque, arrivati ai centimetri che noi dobbiamo avere per avviare il nostro lavoro, basterà trasformarli in maglie. Quindi 70 cm a quante maglie corrispondono? Devo fare 70 per 22, che sono le maglie che ho in 10 cm, e poi le devo dividere per 10 e mi dà una misura di 154 maglie. A queste 154 maglie, per me il calcolo è semplice, bisogna togliere 4 maglie che sono quelle che determineranno le linee del raglan, quindi mi rimarranno 150 maglie. Queste 150 maglie vanno suddivise per il davanti, il retro e le due spalline, quindi io le divido per 4 e mi dà un totale di 37,5 maglie. Non potendo mettere 37,5 maglie, chiaramente dobbiamo arrotondare. Questa volta però io arrotondo non a 38 o a 37, ma per quanto riguarda il davanti e il retro mi conviene arrotondare a un
40 maglie. Questo perché è meglio lasciare qualche maglia in più nel davanti e nel retro e qualche maglia in meno nelle spalline. Però se volete anche lo scollo completamente quadrato potete, e vi viene soprattutto una cifra tonda, potete anche lasciarlo così. Quindi dalle 150 maglie io tolgo le 40 per il davanti e le 40 per il retro, mi rimangono 70 maglie. Queste 70 maglie le dividerò per le due spalline, quindi diviso 2, scusate, eravamo arrivate a 70 maglie che diviso 2 appunto da 35. Quindi monterò 150 maglie e poi le suddivido. 4 maglie le devo tenere a parte fra marcatori, poi vi farò vedere, per le linee del raglan, 40 maglie per il davanti, 40 maglie per il retro, 35 per la spallina di destra, 35 per la spallina di sinistra. Avvio le mie maglie, quindi lascio una codina sufficientemente lunga per avviare tutte le mie 154 maglie e con il metodo long tail cast on inizio ad avviarle. Chiaramente avvio una maglia in più per poterle chiudere in circolare. Il long tail, comunque trovate tutte le spiegazioni anche nell'info box, si fa andando su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, e avviamo tutte le nostre maglie così. Ok, ho avviato tutte le maglie, controllo che siano girate tutte nello stesso senso, quindi che non siano attorcigliate, e procediamo con unire in circolare. Prima di unire in circolare mettiamo il nostro marcatore di inizio e fine giro e poi sia con il filo della coda che con quello del gomitolo lavoriamo le prime 2 maglie assieme. Eccole qua. Chiaramente questa maglia sarà fatta da, vedete, 2 fili, ma per noi è come se fosse un unico filo. Poi abbandoniamo, scusate, il filo della codina e proseguiamo con un marcatore, poi un aumento, che questa volta, visto che siamo proprio sull'avvio, lo faremo con un gettato che poi lavoreremo ritorto nel ferro successivo, e 40 maglie a dritto. Quindi 1, 2, 3 e 40. Quindi facciamo un aumento sempre con un gettato, mettiamo il marcatore, lavoriamo una maglia a dritto, mettiamo il marcatore, facciamo il nostro gettato e adesso lavoriamo a dritto le 35 maglie della spallina. 4 e 35. A questo punto facciamo il gettato per il nostro aumento, marcatore, una maglia lavorata a dritto per il raglan, marcatore, il gettato, e proseguiamo a lavorare le 40 maglie per il davanti. 38, 39 e 40, quindi gettato, marcatore, un dritto, marcatore, gettato, e lavoriamo fino alla fine le 35 maglie dell'altra spallina. Ok, sono arrivata alla fine del giro, adesso passo il marcatore, segno che ho fatto il primo giro e adesso lavoro la prima maglia che, vi ricordate, era formata dai 2 fili a dritto normalmente. Le maglie fra i 2 marcatori, che sono le maglie del raglan, quindi anche quelle fra i marcatori nell'altra parte del ferro, vanno sempre lavorate a dritto. Poi passo il marcatore e mi trovo subito
la maglia che avevamo fatto come aumento, che era un gettato. Visto che questo giro è il giro che devo lavorare al rovescio, perché noi lavoreremo a legaccio questi primi giri, porto sul davanti il mio filo e devo lavorare appunto il gettato a rovescio ma ritorto. E come si fa? Non si prende qui davanti normalmente, ma vedete, si prende il filo qui sul retro. Prendiamo il filo sul retro, lo lavoriamo a rovescio e poi proseguiamo a lavorare a rovescio tutto il ferro, ricordandosi che i gettati vanno lavorati a rovescio ritorto e le maglie fra i marcatori, quindi quelle del raglan, vanno lavorate a dritto. Sono arrivata quasi alla fine del ferro. Per finire il ferro, l'ultima maglia da lavorare, che è un rovescio ritorto, perché era un aumento. Passo il marcatore, segno che ho fatto il secondo giro e adesso porto il filo dietro il lavoro, perché questo ferro andrà lavorato a dritto. In questo ferro ci sono anche gli aumenti da fare, quindi la prima maglia la lavoro a dritto, che è la maglia del raglan, passo il marcatore e qui faccio l'aumento con il gettato e poi proseguo lavorando tutto a dritto. Quindi, per farvi capire meglio, vediamo se riesco a farvelo vedere. Aspettate che così non si vede, così. Dunque, abbiamo, si vede male, però dai, ce la possiamo fare. Allora, abbiamo il retro, la spalla, il davanti, la spalla. Al limite della spalla, cioè dove finisce la spallina e inizia il retro, è proprio la maglia del raglan, infatti in mezzo ai marcatori, e questo anche se è un marcatore che è un segnagiri, comunque lo reputiamo marcatore, quindi sia qui in mezzo che qui e qui c'è la maglia del raglan che va lavorata sempre a dritto. Nei ferri dispari si lavora a dritto, prima dei marcatori, quindi all'esterno della maglia del raglan, prima il marcatore e dopo il secondo marcatore facciamo i gettati perché dobbiamo aumentare, quindi qui, qui e qui, e invece nei ferri a rovescio, quindi quelli pari, lavoriamo tutto a rovescio, i gettati li lavoriamo a rovescio e ritorto. Le uniche, scusate, maglie che lavoriamo a dritto sono proprio le maglie all'interno dei marcatori, quindi le maglie raglan. Ho lavorato per 6 ferri, adesso sto facendo il 7° ferro, quindi è un ferro dove lavoro a dritto. Lo lavoro normalmente per quanto riguarda la parte del retro, quindi la prima parte. Poi quando arrivo ai primi marcatori ad anello vi faccio vedere come faccio, perché dobbiamo chiudere le maglie per quanto riguarda la spallina. Ho lavorato tutto il retro, adesso faccio l'aumento, passo il marcatore, lavoro un dritto, tolgo il secondo marcatore e tutte le maglie che formano la spallina le chiudiamo normalmente, quindi praticamente lavoriamo due dritti e accavaliamo il primo dritto lavorato sul secondo, dritto e a cavallo, lavoro a dritto e a cavallo e vado avanti così fino alla fine delle maglie della spallina. Ho chiuso quasi tutte le maglie della spallina, adesso vi volevo far vedere come chiudere l'ultima. Questa è la penultima, quindi la lavoro normalmente e a cavallo, e devo chiudere anche questa, se no chiudo una maglia in meno. Quindi togliamo il marcatore, lavoriamo un dritto e accavalliamo
e così sono chiuse tutte le maglie. Passo il marcatore, siccome adesso sono sul pezzo del davanti, continuo facendo l'aumento e lavorando a dritto. Quando arrivo alla fine del davanti del lavoro, nella stessa maniera chiudo anche l'altra spallina. Sono arrivata alla fine del ferro, ho quasi chiuso tutte le mie maglie e dico quasi perché in realtà devo chiudere anche questa. Quindi come facciamo? Togliamo il marcatore, che comunque non lavorando più in circolare, perché adesso lavoreremo solo sulla parte del retro in ferri di andata e ritorno, non ci serve più attaccato. Comunque segniamo il settimo ferro, tanto per sapere a che punto siamo, e poi lavoro una maglia a dritto e a cavallo. Adesso ho realmente finito il ferro. Questa maglia che ho lavorato è la prima maglia del retro, quindi adesso devo continuare a lavorare sul retro. Per comodità, visto che poi dovremo lavorare anche il davanti, è meglio comunque azzerare il marcatore in modo da vedere quanti ferri lavoriamo sul retro per poi lavorare gli stessi ferri sul davanti. Anche questo marcatore, aspettate, anche questo marcatore e questo in realtà non ci serve più, ma dobbiamo far così: rimettere la maglia sul ferro e lavorare 4 maglie a rovescio. Quindi 1, togliamo il marcatore che non ci serve, questo è un rovescio ritorto perché era un aumento, quindi 2, 3 e 4. E qui mettiamo il marcatore perché queste maglie andranno sempre lavorate a legaccio. Solitamente si dice che il legaccio si fa lavorando tutti i ferri a dritto, ma è possibile anche farlo lavorando tutti i ferri a rovescio. In questo caso, visto che l'ultimo ferro lavorato era un dritto, per lavorare il legaccio devo lavorare tutti i ferri a rovescio. Quindi queste 4 maglie a legaccio, poi riportiamo indietro il filo e lavoriamo le maglie centrali a dritto. Sono arrivata alla fine del ferro, mi mancano solo 4 maglie per finirlo, metto il marcatore e, come ho fatto all'inizio, queste 4 maglie le lavoro a legaccio però a rovescio. Quindi 1, 2, questa è quella dell'aumento, quindi è ritorto, 3, questo marcatore non mi serve più, e 4. Adesso ho finito di lavorare il mio primo ferro del retro, quindi lo segno, giro e cambio i ferri, come vi dicevo all'inizio, che serve un 4,5 e un 5, o comunque un ferro più piccolo e un ferro un po' più grande. Cambio i miei ferri con il numero 5 e lavoro tutti i ferri a rovescio del lavoro, quindi i ferri pari, li lavoro tutti a rovescio. Se avete i ferri intercambiabili, quindi quelli che hanno il cavo e le punte separate, vi consiglio di cambiare il ferro mettendo quello di misura più grande solo nella punta che lavora, quindi nella punta di destra per il primo ferro. Perché? Perché se cambiamo anche la punta di questo, cambiandola poi farebbe fatica a scorrere il lavoro, perché questo l'abbiamo lavorato con il 4,5, ma mettendo la punta del 5 chiaramente le maglie farebbero fatica a scorrere. Se invece non avete i ferri con le punte intercambiabili ma avete i ferri fissi, potete far così: lasciate chiaramente sul ferro numero 4,5 il lavoro, prendete un nuovo ferro
con la punta numero 5 e lavorate, quindi praticamente lavorate con 2 ferri circolari, uno del 4,5 e l'altro sempre quello che lavora del 5. Quindi io adesso ho già cambiato le punte, o meglio la punta, perché quest'altra, come abbiamo detto, alla fine di questo ferro la cambierò, e lavoro tutto il ferro a rovescio, perché per il primo pezzo, queste 4 maglie, è un legaccio che, come abbiamo detto, anziché lavorarlo tutto a dritto, cioè tutti i ferri a dritto, viene lavorato tutti i ferri a rovescio, e la parte centrale invece è maglia rasata, quindi se siamo sul rovescio del lavoro va lavorata a rovescio. Adesso, per sapere a che punto siamo arrivati del nostro scalfo, conviene fare così: misurare la spallina interna. La mia è, aspettate perché si è un po' arricciata, ecco, è 18 centimetri. Quindi so che la mia spallina, ripeto, dal lato interno, la metà, perché lo scalfo si misura sulla metà, è 9 centimetri. Quindi è facile, sapendo questo, andare poi a misurare sempre nel lato interno. Nel lato interno è facile andare a misurare a che punto siamo arrivati. Sono arrivata a circa 4 centimetri. Quindi 9 centimetri di spallina più 4 di lavorazione del retro sono a 13 centimetri. Siccome il mio scalfo è di 18 centimetri, direi che mi mancano quasi un 5 centimetri per arrivare appunto alla altezza giusta del mio scalfo, e quindi a questo punto, per quanto riguardano chiaramente le mie misure, voi dovete farlo sulle vostre misure, circa appunto a 13 centimetri mi andrebbe bene iniziare a fare un aumento a destra e un aumento a sinistra. Quindi lavoro a rovescio, perché stiamo facendo, ricordo, il legaccio a rovescio, le prime 4 maglie, passo il marcatore, metto il filo sul retro del lavoro e adesso faccio un aumento. Questo aumento deve essere un aumento che va a sinistra, quindi è un aumento, io lo farò intercalato, voi potete fare anche un aumento col gettato o quello che preferite. Vi faccio vedere io però l'intercalato. Vedete che c'è il filo che unisce le 2 maglie, questo qui in mezzo, lo prendo con il ferro di sinistra dal davanti, lo porto così sul ferro e poi lavoro una maglia, questo filo lo lavoro ritorto, cioè prendendolo da dietro, e così ho creato un aumento intercalato verso sinistra. Lavoro tutto il ferro e prima chiaramente delle ultime 4 maglie faccio un aumento intercalato a destra. Però adesso lavoro il ferro a dritto e vi faccio vedere l'aumento intercalato a destra. Sono arrivata appunto al marcatore, anche qui prendo il filo che unisce le 2 maglie e adesso con il ferro di sinistra lo prendo dal retro in questa maniera e lavoro un dritto normalmente. Ok, passo il marcatore e lavoro le altre maglie a rovescio. Adesso io devo continuare fino ad arrivare all'altezza dello scalfo di appunto 18 cm per quanto riguarda la mia taglia. Dipende dalla vostra, ma dipende anche da come siete fatte, quindi se vi serve qualche aumento in più, fra 2 cm potete fare un aumento, io ne farò un altro fra 4 cm. Comunque lì provatevelo, è per quello che vi dicevo di prendere un filo di scarto o un altro cavetto, perché vedete quando ce l'avete così sui cavi non ve lo potete provare, dovete staccare le maglie del davanti e provarlo con queste
a parte, quindi appunto sul filo di scarto o su un altro cavetto, e comunque provatevelo e vedete se piano piano, diciamo così, state andando bene, vi basta questa ampiezza oppure se dovete aumentare qualche cosina. Chiaramente noi stiamo lavorando il retro, ma il retro sarà uguale al davanti, quindi vi consiglio di non metterlo sul retro perché non vi rendereste conto della misura. Mettetelo pure sul davanti per verificare com'è. Certo, attenzione a una cosa, che siccome stiamo provando il retro sul davanti nostro, abbiamo il seno e quindi se dovesse arrivare al seno, ecco, allora lì chiamate un'altra persona che ve lo controlla sul retro, perché chiaramente se siete abbastanza formose vi risulterà magari un po' troppo piccolo. Perfetto, sono arrivata a 9 cm di altezza e quindi 9 di spallina più 9 del dietro fa 18 cm, quindi io sono arrivata al mio scalfo. Adesso taglio il filo e lavoro nella stessa maniera anche il davanti. Un unico consiglio che ho da darvi è appunto, come dicevo, se siete piuttosto formose, di fare qualche aumento in più, non troppi, qualche aumento in più, perché comunque teoricamente qui siamo allo scalfo, quindi c'è sopra il seno, non sul seno. Ho rimesso tutte le maglie del davanti e del retro su un unico ferro circolare e adesso dobbiamo calcolare quante maglie dobbiamo avviare a nuovo per il sottomanica per arrivare alla nostra circonferenza. Quindi adesso vi faccio vedere come fare questo calcolo. All'inizio vi dicevo che con i ferri del numero 4,5 avevo un campione di 22 maglie. Con i ferri invece del numero 5, perché noi poi siamo passati al numero 5, in 10 cm io ho 18 maglie. Dovete calcolare quante maglie avete voi, perché varia veramente tanto da mano a mano. Comunque, in questo momento dobbiamo sapere qual è la nostra circonferenza più grande del corpo. La mia è 90 cm e dobbiamo sapere questi centimetri a quante maglie corrispondono. Quindi, siccome io ho il campione di 18 cm con i ferri numero 5, che poi sono quelli con cui sto lavorando, devo moltiplicare 90 per 18 e dividerlo per 10. Quindi mi dà che io dovrei avere 162 maglie. Siccome lo voglio leggermente aderente sul seno, però questo è una cosa mia, voi se lo volete corretto dovete avere 162 maglie, quindi fare i vostri calcoli prendendo la misura corretta. Io lo voglio leggermente aderente, quindi a questo numero tolgo un 10% e mi dà 145,8 che arrotondiamo a 146. A questo numero di maglie, che sono le maglie totali del mio corpo, devo togliere quelle che ho già sui ferri. Io sui ferri ho 60 maglie per il davanti e 60 per il dietro, quindi togliendo 120 maglie mi rimane che devo aumentare a nuovo nel sottomanica 26 maglie, ma non 26 e 26, bensì questo numero va diviso per 2, 13 maglie da una parte e 13 dall'altra. Inizio quindi a lavorare sul dritto del lavoro, in questo caso sul davanti, normalmente come facevamo in tutti i ferri a dritto. Quindi le prime 4 maglie erano di legaccio e poi lavoravamo a dritto e lavoro così fino alla fine del dritto, dove poi vi farò vedere come montare a nuovo le maglie. Ho finito di lavorare le maglie del davanti e adesso devo avviare a nuovo le maglie. Questa volta utilizzo il metodo del double twist loop.
È un metodo particolare perché dovete prendere il filo tra l'indice e il pollice, così. Il filo del pollice è quello legato al lavoro. Poi con il ferro pescate il filo dell'indice, prendete da sopra verso sotto quello del pollice e gli fate fare il giro. E così la prima maglia è montata. Quindi, scusate, prendete il filo così, quello che va dal pollice deve essere attaccato al lavoro, prendo da dietro verso davanti il filo dell'indice, poi prendo il filo che c'è nel mezzo, faccio fare un giro e tiro. E vado avanti così. Dopo aver montato tutte le maglie, proseguo lavorando anche il retro, quindi ho le mie maglie a rovescio e poi quelle a dritto dopo il marcatore. Ho finito di lavorare anche le maglie del davanti e anche qui per l'altro sottomanica devo avviare a nuovo le maglie e quindi inizio 1, 2, avviate anche le maglie dell'altro sottomanica, metto il marcatore di inizio e fine giro che chiaramente ho azzerato e proseguo a lavorare in circolare. Quindi adesso chiudo per lavorare in circolare. Visto che dobbiamo ancora lavorare dei ferri a legaccio, chiaramente noi prima lavoravamo tutti i ferri a rovescio, invece adesso dobbiamo lavorare un ferro a rovescio e un ferro a dritto. Questa volta lo devo lavorare a dritto. La prima maglia cerchiamo di farla abbastanza stretta perché sennò poi si vede la giuntura. Dopo aver finito la parte centrale che è da lavorare a maglia rasata, vedete i marcatori io li ho lasciati, quindi ci sono le 4 maglie che facevamo sempre a legaccio, le maglie che abbiamo avviato a nuovo nel sottomanica e le 4 maglie dell'altra parte a legaccio. Vanno tutte lavorate a legaccio, in questo caso tutto a dritto. Nella parte dove le abbiamo avviate a nuovo, vedete questi fili che sembra che si allungano molto, in realtà sono normali, basta cercare appunto di non tirare più di tanto. Quando arriviamo al marcatore di inizio e fine giro segniamo che abbiamo fatto il ferro numero 1, quindi lo passiamo e adesso ci ritroviamo ancora a fare il legaccio, ma questa volta siccome nei ferri dispari lo lavoriamo a dritto, nei ferri pari come questo va lavorato a rovescio. Invece dove c'è chiaramente la maglia rasata la lavoriamo sempre a dritto. Quindi proseguiamo a lavorare i ferri dispari tutto a dritto, i ferri pari dritto dove c'è la maglia rasata e rovescio dove c'è il legaccio finché non contiamo 3 costine legaccio come ce l'abbiamo per il bordo superiore. Vedete 1, 2, 3, anche qui ne dobbiamo avere 3, per ora ne ho fatta una, mancano ancora altri giri. Ho lavorato i miei 6 ferri a legaccio, quindi ho le mie 3 crestine del legaccio e adesso posso continuare a lavorare tutto a dritto perché continuo a maglia rasata. Però
Questi marcatori che delimitavano le maglie legaccio rispetto al resto che ha maglia rasata, che ho nel sottomanica, quindi sia da una parte che dall'altra, non mi servono più. Quindi cosa faccio? Li tolgo e metto un solo marcatore al centro del sottomanica, chiaramente un marcatore da una parte e un marcatore dall'altra. Se avete un numero dispari di maglie, quindi non potete metterlo nel centro perfetto, cosa fate? Ne mettete due, lasciate una maglia centrale, quindi avete marcatore, maglia, marcatore. Questo perché? Sia perché se voglio fare degli aumenti posso farli appunto e ho già segnato dov'è il punto dove farli. Poi comunque, siccome li farò sicuramente io, perché se ricordate, io all'inizio non ho avviato le maglie corrette per arrivare ai miei 90 cm, quindi alla mia circonferenza più grande. Ho detto tolgo un 10% perché io lo voglio aderente e voi fate come meglio credete. Quindi io sicuramente dovrò aumentare perché se no dentro non ci sto, però anche chi è arrivata alla circonferenza giusta, se lo vuole un po' più comodo nella zona dei fianchi, può fare qualche aumento. Quindi noi abbiamo già il marcatore che ci indica il centro del sottomanica dove dobbiamo fare gli aumenti, e questo appunto ve lo farò vedere più avanti quando farò gli aumenti. Ma in generale, se avete comunque i fianchi che comunque sono un pochino più larghi del seno, potete prendere la circonferenza del seno, arrivare quindi a lavorare il seno e poi man mano aumentare per allargarlo sui fianchi. Comunque adesso inizio appunto a spostare i marcatori e a lavorare un paio di giri a maglia rasata, quindi a dritto. Bene, adesso vi faccio vedere che calcoli dovete fare se vi servono degli aumenti per arrivare ai fianchi. Quindi dovete prendere la misura dei fianchi, nel mio caso erano 90 cm, moltiplicarlo per le maglie che avete in 10 cm, quelli del campione, quindi 18, e dividerlo per 10. Quindi io devo arrivare a 162. Vi ricordate, avevo detto, tolgo un 10% all'inizio per il seno perché lo voglio un pochino più aderente, ma adesso questi centimetri e quindi queste maglie mi servono. 162, perfetto. Quante maglie abbiamo sui ferri? In questo momento io sui ferri ho 146 maglie. Quindi 162 sono le maglie che devo avere, meno 146 che sono le maglie che in questo momento ho sui ferri, e so che devo aumentare 16 maglie. Ma per ogni giro di aumento aumentiamo 4 maglie, 2 per ogni fianco, quindi 16 diviso 4 fa 4, e per sapere ogni quanto invece devo fare il giro d'aumenti, ogni quanti ferri, bisogna provarsi la canotta, prendere i centimetri da dove in questo momento diciamo finisce la canotta a dove vogliamo che arrivi quando l'abbiamo finita, togliere chiaramente quei centimetri di bordo, che è il bordo che vogliamo fare, e fare la proporzione, stessa cosa che abbiamo fatto per la proporzione per la circonferenza. Anziché farla in maglie la facciamo in ferri. Quindi io ho 20 centimetri per arrivare alla fine della maglia e lo devo moltiplicare per le maglie, scusate, i ferri, quindi 24 dividere per 10 e mi dà 48 ferri. Ora, in questi 48 ferri devo fare 4 volte l'aumento. Abbiamo fatto il calcolo prima che dava 4, quindi 48 diviso 4 è uguale a 12. Vuol dire che io ogni 12 ferri devo fare un giro di aumenti. Quindi lavorerò 11 ferri normalmente e nel 12° faccio gli aumenti. Questa cosa la ripeto per 4 volte perché mi servono questi 4 giri d'aumenti che saranno infine 16 maglie aumentate. Adesso vi faccio vedere come fare gli aumenti. Allora,
Noi avevamo messo, vi ricordate, i marcatori ai fianchi. Io però adesso qua vi faccio vedere le due opzioni, e cioè le maglie che avevamo avviato a nuovo erano un numero pari? Perfetto, allora vuol dire che noi abbiamo messo, facciamo l'esempio qui, un marcatore a metà, no? Poniamo che questo sia il mio fianco, io avevo aumentato le maglie in numero pari, quindi il marcatore è a metà. Quando si fanno gli aumenti bisogna sempre lasciare una o due maglie o di più, ecco, minimo una maglia fra i due aumenti. Quindi se adesso abbiamo il marcatore così a metà, dobbiamo lavorare una maglia, arrivare a una maglia prima del marcatore e fare l'aumento che vi faccio vedere. Prendo il filo che unisce le due maglie, con il ferro di sinistra lo prendo da dietro e lo lavoro a dritto normalmente, ok? Poi meglio metto un marcatore, lavoro una maglia, questo lo tolgo, lavoro un'altra maglia, quindi ho due maglie, vedete, perché ho maglie pari, rimetto il marcatore, adesso faccio l'aumento verso sinistra, prendo il filo che unisce le maglie, col ferro di sinistra, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro ritorto, cioè da dietro. Vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco, da dietro, così. Lo lavoro ritorto e poi proseguo e faccio la stessa cosa nell'altro fianco. Questo è se avete il numero di maglie pari, ma se lo avete dispari, aspettate che torno indietro, chiaramente i marcatori li avete messi due, avete lasciato la maglia centrale, quindi facciamo esempio che qui ci sia la maglia centrale perché appunto erano dispari, quindi avete messo i marcatori così, no? Vi ritrovate a questo punto che la vostra maglia centrale è solo una. Perfetto, si fa esattamente quello che abbiamo fatto prima, però lasciando, aspetta, scusate che qua, ok, lasciando una sola maglia centrale, quindi lavoro fino al marcatore e faccio lo stesso aumento di prima. Colgo l'occasione per farvelo vedere un'altra volta, quindi aumento verso destra, tiro su il filo che unisce le maglie, col ferro di sinistra vado da dietro e lavoro la maglia normalmente. Passo il marcatore, lavoro una maglia, passo il marcatore, adesso aumento verso sinistra, prendo il filo che unisce le maglie, col ferro di sinistra lo prendo dal davanti e lo lavoro ritorto, cioè prendendo la maglia da dietro. E faccio così tutte le volte che devo fare gli aumenti. Quindi questo che vi ho fatto vedere lo dobbiamo fare esattamente uguale anche dall'altra parte nell'altro fianco e poi tutte le volte che saremo sul ferro dove dobbiamo fare gli aumenti. Bene, ho finito tutti i miei aumenti, ad esempio sono qui, non so se riuscite a vederli perché li abbiamo fatti con l'aumento intercalato che diciamo si chiama anche aumento invisibile, anche se comunque invisibile non potrà mai essere, però si nota pochissimo. Adesso non mi resta che fare il bordo e come abbiamo fatto per tutti gli altri bordi lavoreremo 6 giri a legaccio. Il primo sarà un rovescio, il secondo un dritto, il terzo un rovescio, il quarto a dritto, il quinto a rovescio e il sesto a dritto. Ho appena finito di lavorare i miei 6 giri a legaccio e adesso chiudo con la chiusura con l'ago perché è una chiusura molto elastica. Dunque dovete lasciare una codina che sia 2-3 volte la circonferenza delle maglie da chiudere e poi infiliamo l'ago e prendiamo le prime 2 maglie da destra verso sinistra e facciamo passare il filo e poi
da sinistra verso destra prendiamo la prima maglia e la facciamo cadere dal ferro e poi ripetiamo da destra verso sinistra, infiliamo le prime 2 maglie e poi da sinistra verso destra solo la prima maglia e la facciamo cadere dal ferro e andiamo avanti così fino alla fine della chiusura. Perfetto, chiusura finita. Adesso non mi resta nient'altro che nascondere le codine, lavarlo e procedere all'indosso. Bene, come avete visto realizzarlo è abbastanza semplice. Io per una taglia S ho utilizzato un solo gomitolo di Alma, che sono circa 100 grammi per 300 metri, mi è avanzata proprio una gugliata, ma chiaramente se volete fare delle taglie superiori vi dovete regolare di conseguenza. Per l'indosso io ho un reggiseno a fascia, chiaramente però potete utilizzare anche queste fasce, perché se non vi piace vedere il segno del reggiseno, utilizzando queste fasce che sono semplicemente, ecco, delle fasce di tessuto elasticizzato, avete appunto mascherato, diciamo così, il reggiseno che si vede leggermente al di sotto, però vedete non è molto trasparente, non è una cosa da mettere solo al mare. Chiaramente poi dipende dai vostri gusti e dall'occasione in cui la volete mettere. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto mettetemi un mi piace e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!